Marco Kaiser, good to see you, e Grazela. Non credete alla gente nei video di quanto sia entusiasmante svegliarsi presto la mattina, perché quanto sarà figo il tour che si andrà a fare. No dai, scherzo. Siamo ritornati davanti al Mar Morto, abbiamo riattraversato Gerusalemme, abbiamo rivisto i posti di Gerusalemme. La guida di oggi è super simpatica, ci ha detto un sacco di cose interessanti. Qui la leva militare, per esempio, per i ragazzi dai 18 ai 21 anni, mandatoria, quindi obbligatoria. E invece per le ragazze 18 a 20 anni. Ha menzionato anche l'agricoltura, la mancanza di acqua qui in Israele, i cimiteri ebrei fuori dalle cittadine, tutto molto interessante. Poi ha menzionato anche il bagno nel Mar Morto. Diciamo che per adesso si sta anche bene, raghe corte ci sono, il costume è stato portato, l'asciugamano fregato dall'hotel, però magari lo facciamo. No sugar, please. 10,000 kilometers. In the creation of that crack, it got to the depth of 10. Where to? Maybe for a good place. Definitely. You're looking at the animals of the desert will come out. It's not warm, it's not hot, the sun, they're not exposed to the sun. Park authority, it's actually the authority that have the duty for a lot of nature reserve that we have in Israel and different sites. Interesting soft white hills. Some of the stones that creating the soil, the ground under our feet, were creating under the sea. Venendo alla guida accennava al problema delle sinkholes che sono qui proprio in prossimità della riva del Mar Morto. In pratica è generato dalla sempre meno disponibilità di acqua e quindi si creano queste sorte di buche di depressione. È possibile fare il bagno solo in pochissime zone sulla riva del mare. E adesso siamo arrivati a Masada, un altro dei posti molto antichi qui della zona. Prenderemo un'altra funivia che ci porterà su e avremo modo di vedere anche in questo caso un bel panorama sulla vallata che dà sul Mar Morto. Questa funivia è decisamente migliore di quella presa a Gerico l'altro giorno. It seems like we're halfway there already, doesn't it? That's definitely the way to go. Okay, most of the structure, most of the building is in the north part, and this is the king section. This is King Herod. Are brown and the yellow and black, but actually that place in this king section was very powerful. Vedete queste strisce nere non è perché sono passati dei vandali e hanno vandalizzato questo posto, è per identificare qual è la parte restaurata e qual è la parte che è rimasta antica. Questo è uno dei metodi che ha detto la guida, che il governo consiglia, anzi ti obbliga quando tu devi costruire, che siano strutture di business o di qualche altro tipo, in modo tale che il turista riesca poi a differenziare le due parti. Okay, and that piece of land were exporting grapes and wine, and a very good wine to the Roman Empire a long time ago. King Herod, he drank. So the ancient Greeks, one of their understanding was our skin pills, the dots that we have in our skin.
forse dovrebbe essere la Kalash. Ha immagino. detto che è una delle piccole. Harold always build on the edge. Really. Always on the edge of the sea, on the edge of the mountain. You really like edge? Have a nice sight from the King Harold. The nature in the winter time is that here it could be even sunny. And when you notice, you will fly away just like in Gedi, our height. Questa era la rampa che usarono i Romani per raggiungere la fortezza. This is by the way today, it's another way to climb to Masada. For some people Siamo sempre in prossimità del Mar Morto, è un'oasi, si chiama Ein Gedi e la guida ci ha detto che tutti i posti che iniziano con Ein, En, Ein sono praticamente in ebraico dei posti dove si può rifornire d'acqua. All'epoca era così, quindi era comunque un riferimento dove ci si poteva rinfrescare. from the lowest place on earth, a lot of plants, a lot of animals, a lot of human beings and also religions find their way to Europe. Also that tree called acacia, umbrella acacia. E a proposito di alberi che ti coprono con le proprie radici, come se fosse un ombrello, è iniziato a piovere. Qui praticamente ci manca solo il presepe vivente. Siamo anche gli ultimi giorni essendo la Befana. È leggermente salata. Probabilmente con il clima oggi non potevamo chiedere di meglio, però è comunque super scivoloso e bisogna fare attenzione. Era veramente da troppo che non si faceva un bel trekking e devo dire che per quanto sia leggero è piacevole. Approvato. Finalmente è arrivato il momento. Allora siamo finalmente entrati nel Lido, abbiamo pagato un ingresso di 35 shekel, ovvero quasi 10 euro, e dovremmo avere un po' di cose incluse, tra cui l'ombrellone, anche se oggi non serve, qualche sdraio, le docce e lo shuttle. Non hanno inteso qualcosa sullo shuttle, adesso vedremo cosa si tratta. Finalmente costume munito, ho anche con me le scarpette da scoglio, cosa più unica che rara, cioè le ho portate e servono, fantastico, andiamo a fare un po' di galleggio. La guida prima ci ha caldamente suggerito di non andare a fondo perché
avremo una brutta esperienza con gli occhi, visto che qui la salinità si aggira intorno al 30-35%. A questo punto l'unica cosa che mi resta da sperare è che non sia fredda l'acqua, ma non penso. Vediamo. È tiepidina. È tiepidina. È il bagno più basso della mia vita. No, no, ho freddo. Io vado. Mi butto. Che miseria. Sto galleggiando! Sto galleggiando! Qui davanti alla spiaggia c'è il negozietto che vendono tutte le cremine, sali minerali eccetera, però c'è tanta gente in acqua che ne approfitta da quello che trova sul fondo del mare e quindi perché non copiarli? Niente da... Anche volendo è veramente complicato andare giù. Comunque c'è da stare attenti perché ogni tanto c'è qualche super masso qui sul fondo che potrebbe sorprendere. Ok, adesso ci sto prendendo un po' di mano. E quando ti ricapita un'occasione del genere? Guarda, proprio per filmare è una figata pazzesca. Questi dovrebbero essere tutti pezzetti di sale, non sono pietre. Comunque la parte più divertente di tutto sono gli asiatici che si battezzano. Era l'obiettivo minimo di questo viaggio qui in Israele, fare un bagno nel Mar Morto, ma non era così scontato, anche perché essendo il 6 gennaio poteva fare anche leggermente più freddo di ora, però in questo momento sono le 3:30, 4 e si sta veramente benissimo, non poteva andare meglio. Quindi se vi trovate da queste parti, mi raccomando, mettete nella valigia le scarpette da scoglio, il costume e buttatevi. Missione compiuta.